Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Tutto bene? Com'è stato il video di mercoledì? Fatemelo sapere fra i commenti, perché ci tengo molto. I paradigmi è un argomento molto particolare, perché è un qualcosa che noi abbiamo tutti i sacrosanti giorni. Anche il fatto, per esempio, io adesso di riuscire a parlare davanti a un microfono e davanti a una telecamera, prima magari mi era impossibile, prima magari dicevo no, non lo farò mai o comunque non mi piace oppure sì, però sai, invece adesso sta diventando sempre di più un qualcosa che mi piace, ma perché? Perché ho cambiato il mio paradigma, ho cambiato la mia mentalità inerente a quello che è il discorso, ehm, fare video, essenzialmente. E meno male che così vi posso portare del valore, direi. Comunque, oggi andremo a parlare di quello che sono le esperienze. Le esperienze. Prima di cominciare, maglietta non a caso, vediamo se si vede. Questa persona qua è Kobe Bryant. Non è a caso. Mamba Mentality. Se non sapete che cos'è Mamba Mentality, siete sciocchi. No, scherzo. Mamba Mentality era la mentalità di Kobe, nel senso che finché non raggiungeva il suo obiettivo, faceva di tutto pur di riuscire a raggiungerlo. Un signore che si svegliava alle 4:30 della mattina per allenarsi 3 volte prima che tutti gli altri cominciassero ad allenarsi. Ok, magari nei lavori tradizionali è un po' più difficile fare questo ragionamento, nel senso che ok, puoi mandare avanti il lavoro, però poi se poi rimani lì senza lavoro cosa fai? Molte persone si chiedono perché le cose da fare ce ne sono e ce ne sono io obiettivamente. Però Kobe aveva questa mentalità, anche in un'intervista stavano vincendo tipo 2-0 durante i playoff e l'intervistatore gli disse: sei felice? Perché non ti ho ancora visto sorridere, dato che siete avanti di 2 partite? Lui l'ha guardato: finito il lavoro? Io non credo. Finché non abbiamo vinto il lavoro non è finito. Durante le finals NBA, per farvi capire. Ad ogni modo, esperienze. Oggi andremo a parlare di esperienze. Come riuscire a fare esperienze? Ci sono 2 modi, volendo anche più di 2 modi, però oggi parliamo di 2 modi e perché serve farle, soprattutto perché serve farne tante. Le esperienze sono quelle che ci danno una mano a migliorare noi stessi in un qualsiasi ambiente che vogliamo. Quindi, non lo so, vuoi diventare un buon giocatore di calcio? Guardando la televisione e le partite non migliorerai mai, giusto? Magari vedi delle schematiche di gioco, ok? Però nel momento in cui poi entri in campo è diverso, perché la vista è diversa, non vedi dagli spalti, lo vedi da prima persona all'interno del campo. Quindi, qualsiasi cosa tu voglia fare serve tanta esperienza. Come si ottiene questa esperienza? Abbiamo detto che oggi parleremo di 2 metodologie: esperienze personali e cosa significa appunto tu che vai a fare quel qualcosa di cui sei interessato, quindi che può essere giocare a calcio, giocare a basket, sculture, vasi, qualsiasi cosa ti venga in mente. Ok, tu vai e ti fai la tua bella esperienza. Perfetto. Sbagliando impari. Non sbagliando impari. Sbagliando impari e cresci. Se sbagli, non capisci il tuo errore, continui a farlo e pensi di fare un buon lavoro, non stai facendo la cosa giusta. Nel momento in cui tu sbagli, ti accorgi del tuo errore e cerchi in qualsiasi maniera possibile di cambiarlo e di migliorare te stesso in modo tale da non fare più quell'errore, tu stai crescendo. Ma se tu metti paraocchi, che non questi paraocchi, e dici ok, io magari mi rendo conto di aver fatto un errore, ma chi se ne frega tanto, lì non crescerai mai. Mai. Quindi fai le tue esperienze, fai soprattutto i tuoi errori, capisci i tuoi errori, scrivili, non fidarti della tua memoria. Abbiamo tutti una buona memoria, ma non eccellente, non perfetta. Quindi nel momento in cui tu fai un errore, scrivilo, che così rimane nero su bianco e in futuro quando andrai a rileggere il diario della tua vita saprai che tipo di errori hai fatto e avrai anche la soluzione a quell'errore. Quindi hai 2 cose positive in una.
Non solo il fatto di dire ok, ho fatto un errore e sono anche riuscito a risolverlo, ma nel momento in cui in un futuro hai davanti la stessa situazione, sai già anche la soluzione. E te la ricordi soprattutto, perché magari un evento che hai fatto 20 anni prima è difficile poi ricordarselo. La seconda, che a parer mio è la più importante, è l'esperienza delle altre persone. Abbiamo tutti gli esempi, no? I nostri genitori. Perché vi dicono non fumate, non bevete, non drogatevi, non correte con la macchina, non correte con la moto, non spendete i soldi in cavolate. Perché? Perché hanno fatto le loro esperienze, hanno visto altre persone che magari si sono schiantate in moto, si sono schiantate in macchina, non deve essere il vostro esempio. Ovviamente, tocchiamo ferro in queste situazioni, per carità di Dio. Però nel momento in cui noi abbiamo davanti a noi l'esperienza di altre persone, noi possiamo evitare di fare determinati errori che magari ci ritardano nell'avere successo, nel fare qualcosa che vorremmo fare, anche magari di 5-10 anni. Per questo, oggi vi ho portato un ospite speciale, vediamo, sì, un libro, perché questi saranno gli ospiti speciali più che vedrete di più all'interno dei miei video, libri. Perché? Perché questo libro qua parla dell'uomo, vabbè, più ricco di Babilonia, ma perché ti fa capire come è riuscito a diventarlo. Sono all'inizio, però in 25 pagine ha spiegato dei concetti essenziali, allucinanti. Non andiamo nella parte economica del libro, andiamo soltanto nella parte di esperienze degli altri, cioè il protagonista comunque di una storia, comunque l'uomo più ricco di Babilonia, lavorava come tipo in una biblioteca, ok? Allora è arrivato questo uomo ricco facoltoso e gli ha chiesto di farsi stampare dei documenti. Ovviamente all'epoca non era su carta, era tipo doveva come che si dice? Scalfire la roccia per riuscire a scrivere. E gli ha detto: se tu me lo fai in 2 giorni ti pago un extra. In 2 giorni non c'è riuscito, però il ragazzo non è che dopo i 2 giorni ha detto dai, comunque dammi delle monete extra e cerco di finirtelo entro domani mattina. No, gli ha detto: se io te lo finisco entro domani mattina, tu mi dirai il segreto per fare i soldi, per il tuo successo, come hai fatto a fare i soldi. Ed è già lì cominciamo la mentalità giusta, cioè conoscere il metodo, non avere lo scopo finale, non serve a niente, perché nel momento in cui uno ti dà 500, 600, 1000 euro, una volta che li hai spesi, devi andarli a richiedere. Perché invece non chiedergli come fare 1000 euro in più al mese? Ed è questo quello che vi dico di esperienze altrui. Cioè, questo ragazzo qua in 4 anni ha catapultato la sua vita, cosa che magari neanche in 10, 20, 30 sarebbe riuscito a fare. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a chiedere parere a un'altra persona che ha già avuto successo, che ha già i risultati che vorremmo, noi in quel momento andiamo a risparmiare un sacco di tempo. E dove le troviamo queste sorgenti di conoscenza? Logicamente, se conoscete una persona che già è dove vorreste essere voi, già partiamo con un passo avanti eccezionale, perché già il fatto di conoscerla vi dà un vantaggio statistico. Nel momento in cui poi noi apriamo questi, ci andiamo a informare, andiamo a leggere quello che c'è scritto, le nozioni di altre persone che ce l'hanno fatta, perché chi ce l'ha fatta lo mette sul libro, ma non perché vuole semplicemente far soldi vendendo i libri, ma anche per riuscire a dare alle altre persone uno spiraglio di luce, una possibilità di raggiungere i loro obiettivi. Perché noi tutti crediamo che l'uomo ricco vuole essere sempre più ricco, vuole sempre far più soldi, gli interessa soltanto questo, il libro che tu leggi è soltanto di motivazione, non ti ispira, non ti insegna né niente. Ognuno può pensarla benissimo come vuole, per carità di Dio. Però queste persone qua in verità lo fanno per darti una mano, perché come la legge di Newton, più dai, più ricevi. Perché? Perché la legge di Newton dice ha una forza, ce n'è una uguale e opposta. Quindi se tu più dai, più ricevi, nella stessa quantità.
è come quando cerchi di camminare, tu non te ne accorgi, ma per riuscire ad andare avanti devi spingere una forza invisibile, che è l'attrazione, è ormai con la legge dell'attrazione, che è l'attrito. Anche le macchine fanno una fatica boia ad andare avanti, perché? Perché c'è l'attrito dell'asfalto con le gomme. Quindi nel momento in cui noi diamo tanto, riceveremo tanto. Non credete alle persone che vi dicono non è vero, fidatevi. E io lo sto vedendo piano piano col tempo. Sto cercando di dare il più possibile e mi sta tornando indietro tutto. Ed è fantastico. Quindi, usufruiamo di queste persone. Ci sono libri, podcast, video su YouTube, documentari. Ci sono tante di quelle fonti per riuscire ad arrivare dove vorremmo arrivare. Non perdete tempo, non pensate che sia inutile fare queste cose. Io ormai la musica non l'ascolto più, ascolto solo ed esclusivamente podcast. Jim Rohn è un grande oratore, andatelo ad ascoltare. E Jim Rohn ha consigliato questo libro e fa che tra i 26 e i 31 anni lui è diventato finanziariamente indipendente grazie a questo libro. Per farvi avere un'idea, io lo sto leggendo adesso, quindi può essere che fra 5 anni mi vedrete con le palle all'aria in una bellissima spiaggia, si spera, si spera. E anche voi che state guardando questo video. Quindi, esperienze fatene più che potete, sbagliate più che potete, soprattutto se siete giovani, avete un sacco di tempo ancora davanti. Io ho 25 anni e mi auguro di arrivare ai 100 e io fino ai 100 voglio sperimentare il più possibile. Abbiamo perso soldi, indubbiamente, ma nel momento in cui noi perdiamo soldi noi abbiamo capito una grandissima lezione. Non fatevi limitare da quello che è la paura. La paura, come la gioia, come la felicità, sono delle sensazioni che noi non vediamo, non tocchiamo, non annusiamo, non proviamo con la bocca, sono invisibili. E come tali possiamo decidere noi se crearle o meno. Non aver paura. Buttati. Con la testa, ma buttati. Perché nel momento in cui tu rinunci a un tuo sogno, a un tuo obiettivo solo per paura, stai mancando di rispetto a te stesso. Stai dicendo a te stesso che non puoi farcela. E invece noi, per chi è religioso, noi siamo come che era la frase? Siamo a immagine e somiglianza di Dio, per chi è religioso. Quindi in teoria un essere perfetto. Noi siamo nati perfetti, però siccome siamo in una società che ci dà quasi tutto, ci siamo seduti. Tu puoi tutto. Nel momento in cui tu lo vedi dentro la tua testa, tu puoi stringerlo fra le tue mani. Non limitarti, sogna in grande e fidati che arriverai ai tuoi obiettivi. Io vi lascio. Mi è piaciuto, penso che sia carino anche fare una roba del genere stile podcast, no? Quindi con tipo Rogan, Jim Rogan si chiama anche lui Jim, adesso non mi ricordo, Joe Rogan se non mi ricordo male, che c'ha appunto podcast, magari dovrei lavorare un po' sulla sceneggiatura, però comunque facciamo passi in avanti, ecco, così siamo anche più vicini io con voi ed è molto più interattivo. Io vi lascio, vi auguro una splendida giornata. Ricordatevi sempre di fare un bel gesto verso una persona che gli cambierà la giornata e gli regalerà una fantastica ciao, ci arrivo e gli regalerà un fantastico ricordo di voi o comunque della giornata che ha passato. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro, spero che il vostro 2 giugno sia andato benissimo. Vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti.